Durante il primo decennio del XIV secolo, Papa Clemente V, tramite la bolla papale Vox Excelso, ordinò lo scioglimento dell'ordine templare e la relativa confisca dei beni. È proprio grazie all'inventario inquisitoriale, redatto nel 1310, che ci sono giunte notizie dell'insediamento templare a Breda di Piave. La chiesa di San Paolo a Breda di Piave, secondo la tradizione, risale circa al 900 d.C., quando venne costruita da alcuni monaci benedettini e dedicata a San Paolo. È senz'altro attestata comunque l'esistenza della chiesa nel XII secolo, dato che se ne parla in un atto del 28 marzo 1119, per la vendita di alcuni terreni della chiesa e di una porzione di castello fatta dai fratelli Uberto e Roberto Spineda al conte Valperto di Cavaso. Il castello di Breda, detto anche di Valsorba, si dice fosse costruito in origine da nobili trevigiani, che facevano riferimento al vescovo di Treviso, il quale ne deteneva l'effettiva proprietà. Passò poi in custodia alla famiglia Spineda, che possedeva molti territori a Breda di Piave. Questa famiglia, inoltre, ebbe nel corso dei secoli diverse relazioni con l'ordine dei Giovanniti, o di Malta, ordine a cui passarono tutti i beni templari in seguito alla soppressione fatta da Papa Clemente V. Infatti, questa famiglia mantenne nello stemma la tipica croce giovannita a 4 braccia uguali, detta croce patente. Croce che si ritrova anche nella facciata attuale di Villa Spineda a Breda. Molto probabilmente il castello e la chiesa vennero donati ai Templari durante il periodo delle crociate, anche se nei documenti del tempo non vengono mai citati. La creazione di una magione in questo punto era infatti molto utile, dato che si trovava a metà strada fra la magione trevigiana e quella di Tempio di Ormelle. I Templari inoltre, per favorire la circolazione dei pellegrini e collegare le varie magioni, realizzarono la strada detta Cal Trevisana, che andava da Treviso al passo sul Piave in località Candelù, punto in cui confluiva l'antica via Postumia, importante collegamento che univa le città di Aquileia a Genova. Dobbiamo ipotizzare quindi che tutti i pellegrini che andavano dal Friuli a Treviso e viceversa dovessero passare di lì. Arriviamo dunque al fatidico 3 marzo 1310, quando gli inquisitori entrarono nella tenuta templare di Breda di Piave. Innanzitutto, nell'atto pervenutoci, troviamo nominata una grande quantità di libri ad uso liturgico, probabilmente manoscritti dagli stessi templari. Vengono poi nominati alcuni oggetti di argenteria, 2 croci di legno, 2 tavole dipinte, 6 tovaglie per gli altari, un cassone e altri utensili comuni per la chiesa. Probabilmente gli oggetti di maggior valore, facilmente trasportabili, come denari e reliquie, vennero portati via dai Templari prima dell'arrivo degli inquisitori, che trovarono un luogo deserto. Nella maggiore di San Tommaso a Treviso, invece, risiedeva ancora il prete, mentre in altre, come quella di San Quirino, vivevano ancora alcuni templari. Qualcuno forse avrà pensato di trovare rifugio a Venezia, e ciò è testimoniato dal fatto che anche alcuni reperti che si trovano a Tempio furono trasportati in quella sede. I templari di Breda possedevano anche diverse proprietà fondiarie che affittavano ai contadini della zona, grazie a cui questa magione diventò particolarmente importante e potente. Questi terreni dovevano risultare la risorsa economica e di sostentamento della precettoria trevigiana, anche se, come sappiamo, le rendite fondiarie servivano soprattutto a sostenere la guerra intervasanta. Dagli scritti che ci sono arrivati sappiamo che le terre erano coltivate a vigneti, alternate a culture di cereali e che un'altra forma di rendita, anche se minore, era fornita dall'allevamento. Attualmente della chiesa originaria e del castello è rimasto ben poco. Vi sono dei resti di affreschi nella sagrestia ed una torretta dietro la zona absidiale. La tradizione vuole che questa torretta sia una torre del castello di Breda, ma probabilmente è uno dei 2 campanili segnalati dall'inventario. Sulla chiesa si possono vedere i segni di un porticato, come a Tempio di Ormelle e a San Tommaso a Treviso. Il portico era una caratteristica dell'ordine degli ospitalieri, poiché sotto il porticato i pellegrini potevano trovare rifugio e si potevano stilare importanti documenti. Nonostante i pochi resti, nella memoria degli abitanti è rimasto il ricordo dell'eredità templare. Questo si evince ad esempio dallo stemma dei cavalieri, che si ripropone diverse volte nella chiesa.
in marmo policromato posto sul lastricato dalla porta principale, rosso affrescato sui muri esterni ed interni e nella bandiera del paese, esposta durante la festa del patrono, o dalla cerimonia di insediamento del parroco, che fino al secolo scorso prevedeva la presenza di alcuni uomini in costume templare.